Benvenuto, benvenuta in questo nuovo episodio dedicato alla fotografia di ritratto con l'utilizzo della luce flash, della luce LED. Video oggi un po' diverso dal solito, voglio farti conoscere due nuovi prodotti che ha rilasciato recentemente Godos, che mi ha appena inviato, li ho appena ricevuti, quindi voglio condividerlo con te. Uscirà anche un video dedicato specialmente con questo prodotto che adesso ti farò vedere, che è un prodotto nuovo anche per me. Però prima di continuare voglio dirti che per quanto riguarda i vari video dedicati ai backstage rimaniamo tutta la prossima settimana. Voglio continuare la serie dedicata al 135 della Samyang, l'F1.8, che ho già recensito nel canale. Trovi anche già un backstage, ti invito proprio a visionarlo, perché questo obiettivo che ho acquistato recentemente, che sto utilizzando da oltre un mese, è un obiettivo che è decisamente molto interessante. Mi sto trovando molto bene, lo ammetto, e continuerò a utilizzarlo, quindi vedrai molti contenuti. Ovviamente non utilizzo solamente il 135, anche le altre lenti che di solito utilizzo come l'85 e il 35, quindi non preoccuparti che non è che vedrai solo foto con questa lente. Voglio anche fare un confronto proprio con il 135 della Canon, quindi iscriviti al canale per essere avvisato proprio quando pubblicherò questo nuovo video. Quindi veniamo a noi e ti parlo di questi due prodotti, te lo dico subito, che sono decisamente interessanti. Questo è il nuovo trigger della Godos X Pro 2, in questo caso l'ho preso per Sony, ma devo acquistarlo anche per Canon. Adesso ovviamente ti dirò tutte le novità che sono state introdotte, perché ce ne sono due che secondo me sono molto ma molto interessanti, e ti invito proprio a seguirmi con attenzione, perché non è detto che tu debba per forza acquistare, potresti continuare tranquillamente anche con l'X Pro. Ok ragazzi, l'altro prodotto che ti voglio portare oggi nel canale è un prodotto, te lo dico chiaro e tondo, nuovo anche per me, perché non ho mai utilizzato una cosa del genere. Innanzitutto si chiama HPR21, sembra uno snoot ma invece è un proiettore, eccolo qui, l'ho già installato sulla D100 Pro. Innanzitutto ti dico che lo devi proprio inserire su qualsiasi speedlight, non deve essere per forza della Godos, a testa tonda, a testa classica rettangolare, può andare bene anche sulla D200 con la testa flash, quindi è compatibile con tantissimi flash. Quindi questo è un proiettore che praticamente, una volta che tu avrai inserito una diapositiva, che ovviamente trovi alcuni sample proprio nella confezione, ma dopo ci sono ovviamente tantissime texture che potrai acquistare, puoi sparare direttamente sul muro o dove vuoi questa texture, potrai creare proprio delle foto con degli sfondi decisamente particolari senza ovviamente andarli a acquistare. Ok ragazzi, comunque ne parleremo in un video dedicato, perché per quelle poche prove che ho fatto adesso, giusto per vedere, è un prodotto decisamente interessante. Ovviamente ha bisogno di una lente, che una la trovi già in dotazione, dopo potrai acquistarne altre. Ok ragazzi, ma come ti dicevo lo vedremo in un video dedicato. Iniziamo a vedere questo nuovo X Pro 2. Questa è la scatola, nuovo packaging, nuova confezione, abbiamo migliorato all'interno. Ovviamente come al solito troviamo tutte le istruzioni, formato cartaceo, la garanzia. Comunque ti consiglio di scaricarti la versione PDF e di leggerla bene, perché ci sono ovviamente delle cose decisamente interessanti che ovviamente dirle qua sul video decisamente sarebbe un po' troppo noioso. Quindi fatta questa piccola premessa, partiamo col dire che ci sono delle grosse novità per tutti coloro che utilizzano Sony. Perché dico questo? Allora, io come ben sapete utilizzo anche Canon, e la slitta dell'X Pro, anzi ce l'ho qui, di Canon, il trigger X Pro è in metallo, però quando ho preso quello per Sony ho visto che era in plastica, e questa è una cosa che non mi è mai piaciuta. È stato, tra l'altro, ho visto dal momento che ero entrato su alcuni forum, segnalato da moltissimi utenti, ed ecco la prima novità, che finalmente sull'X Pro 2 è stata messa in metallo finalmente. Ok, questo lo dico proprio perché ragazzi, quando adesso lo vai a inserire sulla tua fotocamera, come ad esempio nel mio caso la Sony A7C, innanzitutto, anzi ti dico subito che finalmente hanno tolto quella scomoda rotella, hanno messo questa quick release, che praticamente è quella che ormai abbiamo imparato a conoscere già da diversi anni, però mancava sull'X Pro. Adesso quando tu vai a inserire il nostro X Pro sul contatto a caldo della tua fotocamera, adesso è bello solido. Prima aveva, come si dice, delle vibrazioni che erano decisamente fastidiose, e secondo me creava dei problemi proprio nei contatti. Adesso questo problema, per quel poco che ho potuto provarlo, non c'è più. Ok ragazzi,
Comunque ti saprò dire se il problema persiste. Anche l'X Pro 2 come l'X Pro 1 utilizza le batterie per essere alimentato, quindi troviamo sempre la classica batteria AA, e il consiglio che ti posso dare sinceramente dopo 5 anni di utilizzo è di utilizzare la classica batteria alcalina, non mettere le ricaricabili. All'inizio le mettevo anch'io e con l'X Pro 1 avevo decisamente il problema proprio che non mi dava l'indicazione reale della carica effettiva della batteria. Ok ragazzi, anche a batteria carica, anche a batteria nuova non mi dava mai il 100% e all'improvviso scendeva praticamente a un'attacca. Quindi ho visto che con le alcaline questo problema non le avevo, e con le alcaline ho anche un'autonomia abbastanza elevata, quindi abbiamo anche risolto questo problema. Adesso non so se con l'X Pro 2 questo bug magari l'hanno risolto, però io non ho sotto mano più nessuna batteria ricaricabile, quindi non posso darti questo feedback. Comunque tu usa le alcaline che sono anche più economiche. Altre novità che troviamo esternamente: innanzitutto hanno tolto la vecchia porta preistorica USB micro e adesso abbiamo una Type-C e puoi fare l'update del firmware attraverso un PC della Apple, cosa che prima non potevamo fare su X Pro 1. Tasti retro illuminati, quindi è una cosa decisamente molto importante, perché ci sono molti che utilizzano proprio il trigger al buio quando creano delle foto un po' particolari dove devono tenere tutte le luci spente, oppure quando sei in esterna al buio. Quindi adesso hai la possibilità di vedere i tasti. Parliamo anche di prezzi ragazzi. Allora, il prezzo diciamo è un po' cresciuto rispetto all'X Pro 1, d'altronde sono passati anche 5 anni, era stato lanciato a 59 euro all'epoca, 49 l'avevo pagato mi ricordo, e adesso attualmente si aggira tra i 60 e i 70 euro. Questo costa decisamente di più perché siamo a un prezzo che si aggira tra i 90 e i 120 euro. Il prezzo più alto l'ho visto proprio su Amazon. Comunque sotto in descrizione cerco di mettere i prezzi più ragionevoli. È disponibile ovviamente per i maggiori produttori di fotocamere, quindi Sony, Canon, Nikon, Fuji, Olympus, Panasonic e il new entry la Leica. Ok ragazzi, manca l'appello solo la Pentax purtroppo. Vediamo adesso delle cose che sono state implementate tramite il software e hardware. Allora, il display ti ho detto è il medesimo, è grande uguale. Cambia il menu, un menu diciamo più intuibile, non che quello che troviamo nell'X Pro 1 sia complicato, qua è diciamo un po' più semplice, più easy. Hanno implementato anche nell'X Pro 2 il Bluetooth che ti permette tramite l'applicazione che andrai a scaricare nel tuo telefono di comunicare proprio con l'X Pro 2 e potrai cambiare ovviamente le potenze direttamente dal tuo telefono. È un'applicazione che può tornare utile ad alcuni di voi. Ok, provatela. Io personalmente continuo a utilizzare tranquillamente il classico trigger per cambiare ovviamente le varie potenze dei flash, perché mi trovo decisamente meglio, però so che questa cosa può essere utile a alcuni fotografi, specialmente chi ha l'assistente e ha bisogno che la potenza sia cambiata da un operatore esterno. Adesso hai la possibilità di cambiare la potenza della luce pilota singolarmente, prima non potevi farlo solo globalmente direttamente dal trigger, quindi se dovevi modificare la luce pilota dovevi farlo manualmente direttamente sul flash, adesso flash per flash lo fai direttamente dall'X Pro 2. Puoi anche programmarti dei settaggi già preimpostati, li richiami tramite la memoria. Hai la funzione TCM decisamente migliorata, più veloce, più precisa. La funzione TCM ti permette di convertire la potenza che stai utilizzando in DTL e portarla in modalità manuale, molto utile per chi non vuole ovviamente perdere tanto tempo, magari se con una modella devi velocizzare il tuo lavoro. Ecco che la funzione TCM, se non hai un esposimetro, ti è decisamente molto utile. E per concludere, le due funzioni che reputo decisamente quelle più importanti, allora lo lasciate per ultime perché proprio volevo che mi ascoltassi fino alla fine di questo video. Sono due funzioni che devi prendere in considerazione se ti servono veramente. Allora, partiamo proprio con quella che devo ancora provare e che molto probabilmente utilizzerò, è quella di abilitare solamente il pin centrale. Diventa a tutti gli effetti un trigger manuale al 100%, quindi perdi il TTL, perdi l'iSync, però ha il vantaggio che
se scatti con il bilanciamento del bianco in automatico avrai una precisione migliore. Poi anche il vantaggio che se utilizzi il pin singolo puoi utilizzare ad esempio il modello che ho tra le mani, quello per Sony, anche sulla fotocamera di altri produttori, come adesso io potrei utilizzare questo modello per Sony sulla mia Canon EOS R, però devo lavorare ovviamente in manuale senza oltrepassare il tempo sincro della mia macchina fotografica, cosa che come ben sapete io faccio quasi sempre. Ma veniamo all'ultima novità, che secondo me è quella più importante, è dedicata a tutti coloro che possiedono un esposimetro, il modello della Sekonic L858, devi avere questo. Io lo possiedo, alla fine sono riuscito a recuperarlo, lo aspettavo da tantissimo tempo ma non lo trovavo disponibile da nessuna parte, proprio perché c'erano dei problemi proprio per i componenti che non erano disponibili. Alla fine ci sono riuscito e volevo portarvi anche quel famoso tutorial che vi avevo promesso, però aspettavo proprio di avere questo trigger, perché adesso questo Sekonic è compatibile finalmente al 100% con i prodotti della Godos. Lo era già prima, perché praticamente con il Sekonic potevo fare direttamente la misurazione direttamente e fare la prova premendo il tasto test, e adesso con il Sekonic posso modificare la potenza direttamente dall'esposimetro, la comunica all'X Pro 2 e quindi credetemi è un grosso vantaggio. Comunque molto probabilmente vi farò un video dedicato, faremo un bel tutorial così vi spiego anche come utilizzare l'esposimetro quando utilizziamo i flash. Ok ragazzi, datemi conferma se vi può interessare, perché creare un tutorial del genere serve decisamente molto tempo, anche perché voglio farlo decisamente molto bene. Ok ragazzi, quindi io chiudo qua questo video, spero di essere stato abbastanza chiaro. Le novità più importanti ve le ho detto e vi invito sempre comunque a entrare nel sito della Godos e verificare altre novità che sono state implementate su questo trigger. Ripeto, non è un trigger che deve essere per forza preso in considerazione a tutti gli effetti, perché magari non serve a tutti, perché ricordo che l'X Pro 1 è più che sufficiente per la stragrande maggioranza di tutti noi. Se ti servono queste novità ovviamente devi essere disposto a spendere 100 euro. Ok ragazzi, comunque se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti, io vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video e molto probabilmente torneremo a scattare all'aperto.